Bentornate e bentornati nell'Officina del Backgammon. Nello scorso video abbiamo visto due concetti chiave del backgammon: lo scontro nelle zone prime e l'ordine di importanza delle punte. Se te lo sei perso, ti consiglio di darci un'occhiata. Il backgammon è un gioco imprevedibile, ma vi troverete sempre in una di queste 5 tipologie di partita alle quali corrispondono 5 strategie da mettere in campo: corsa, prime, blitz, holding e backgame. In questo video vediamo le prime 3. Iniziamo dal tipo di partita più intuitivo, la corsa, il running game. Vince il primo giocatore che porta tutte le pedine fuori dal campo, quindi chi tira subito dei numeri alti come 6-5 d'apertura che porta in salvo un corridore o chi in generale si trova avanti nella corsa sarà propenso a optare per questa strategia. La parola d'ordine è mantenere il vantaggio e avanzare minimizzando i rischi, nella speranza di non essere colpiti. Per conoscere lo stato di avanzamento dei due schieramenti si conta il numero di caselle che restano per far uscire tutte le pedine dalla tavola. È il cosiddetto pip count, che nelle partite online viene comodamente indicato sullo schermo, mentre in quelle dal vivo dovremo contare noi stessi. Ma esistono degli stratagemmi che vedremo in uno dei prossimi video. Ci troviamo nel running game anche tutte le volte che i due schieramenti si sono superati, annullando così il contatto. A questo punto non ci resta che correre il più veloce possibile, sperando che i dadi ci siano favorevoli. Ma ricordatevi, se siete indietro nella corsa, resistete alla tentazione di correre. Farete il gioco dell'avversario. In questo caso, l'unica chance di vittoria rimasta è colpirlo. Quindi, mantenere un contatto più ampio possibile è la strategia giusta. Più la pedina è arretrata, maggiore sarà il contatto con l'avversario e quindi la possibilità di colpirlo. La pedina sulla punta 24 ha un contatto maggiore rispetto alla pedina sulla punta 18. In questa posizione siamo indietro nella corsa, 136 a 110, e dobbiamo giocare 6-5. Correre in avanti è un errore. Lo svantaggio in corsa ci obbliga a mantenere il massimo contatto con l'avversario, restando sulla punta 24. Nel frattempo, costruiamo una solida difesa in casa per quando lo colpiremo. Se invece fossimo stati avanti nella corsa, questa è la mossa giusta: correre. Il secondo tipo di partita è il prime game e, come dice il nome, si basa sulla costruzione di un prime. Come abbiamo visto negli scorsi video, più punte occupate in sequenza costituiscono un prime, ovvero uno sbarramento che blocca i corridori dell'avversario. La sua forza è tale che questa è sempre la strategia a cui tendere in ogni partita. Quindi non ci resta che rimboccarci le maniche e concentrarci sulla costruzione di un bel prime, possibilmente da 6. Ma a rovinarci la festa ci sono i dadi. Potremmo non riuscire a costruire abbastanza velocemente il nostro prime, così che l'avversario potrebbe essere già scappato con i suoi corridori oppure aver costruito un'ancora. In particolar modo, un'ancora costruita sulle punte 4 o 5 renderebbe il nostro prime troppo esterno e quindi poco efficace. Addio prime game. E se i dadi non ci permettono di costruire un prime, una valida alternativa potrebbe essere il blitz. Nel caso in cui l'avversario non si fosse ancorato e si trovasse con una o più pedine scoperte nel suo settore interno, potrebbe essere l'occasione buona per scegliere una strategia particolarmente aggressiva. Un attacco rapido e a sorpresa. Un blitz, appunto. Il blitz consiste nel colpire ripetutamente l'avversario senza curarci di lasciare una pedina scoperta. L'obiettivo è conquistare il maggior numero di punte e lasciare l'avversario sul bar più tempo possibile, con l'obiettivo di chiudere tutte e 6 le punte. Dato per scontato che il blitz non funziona se l'avversario si è ancorato, è importante capire se abbiamo abbastanza proiettili.
Ad inizio partita, entrambi i giocatori hanno 8 pedine nelle rispettive metacampo offensive. 8 rappresenta quindi la forza d'attacco iniziale. Questa cresce al crescere del numero di pedine nella metacampo offensiva. Tradotto, maggiori probabilità di successo del blitz. 8 però non è un numero sufficiente di pedine per un blitz efficace. Quindi con 8 o meno pedine lasciate perdere. È come sparare a salve. Perché il blitz abbia buone probabilità di riuscita, abbiamo bisogno di almeno 9, meglio 10 pedine nella nostra metacampo offensiva. Vediamo un esempio illuminante. In questa posizione dobbiamo giocare 6-5. Optare per la mossa blitz è sbagliato, perché 8 pedine in attacco non sono sufficienti. Quindi abbandoniamo l'idea di un blitz debole e optiamo per la mossa prime. In quest'altro caso abbiamo 10 pedine in attacco, abbastanza per tentare un blitz. Questa ora è la mossa corretta. Se il blitz dovesse fallire, ovvero l'avversario riesce ad ancorarsi, ci troveremo con una distribuzione delle pedine molto sbilanciata in avanti. Ma se dovesse andare a buon fine, è facile vincere un gammon. A voi la scelta. Senza dubbio è quella giusta quando vincere un gammon è particolarmente importante. Per oggi è tutto. Le altre due strategie, holding e backgame, nel prossimo video.